Pensiamo un attimo alla classica piramide delle scienze. Fisica in cima, giusto? Beh, e se non fosse l'unico modo di guardare le cose, oggi vedremo come una scienza, proprio la chimica, finisca per ribaltare le carte in tavola e ci dia una lente tutta nuova per leggere la realtà. Per secoli c'è stata un'idea che ha dominato il nostro modo di capire l'universo, un'idea potentissima. Per capire qualcosa devi solo romperlo in pezzi sempre più piccoli. Questo approccio ha un nome, si chiama riduzionismo. Ma siamo sicuri che basti? Che ci racconti tutta la storia? Ecco, la domanda fondamentale è proprio questa. L'approccio riduzionista ha una risposta bella chiara. Certo che sì. L'idea di fondo in pratica è che la realtà alla sua base sia semplice. Quindi se vuoi capire una cosa complicata, devi solo andare a guardare i mattoncini semplici che la compongono. Semplice, no? E badate bene, non è un'idea nata ieri. Per trovarne le radici dobbiamo fare un salto indietro, fino all'antica Grecia. Pensiamo a Leucippo e Democrito. Loro già immaginavano un mondo fatto di particelle piccolissime, indivisibili, gli atomi. E questi atomi, eterni, immutabili. Tutto quello che vediamo, le differenze, non erano altro che diverse combinazioni di questi mattoncini fondamentali. Facciamo un balzo in avanti di secoli e arriviamo a Galileo. C'è una sua frase che cattura perfettamente questo modo di pensare. In pratica lui cosa fa? Divide il mondo in due. Da una parte la realtà vera, quella oggettiva, fatta di matematica, di figure, di movimento, e dall'altra le nostre esperienze, gli odori, i sapori, i suoni. Secondo questa visione, quelli sono solo nomi, effetti secondari che esistono solo nella nostra percezione, non là fuori, nella realtà fondamentale. Ma qui, come in ogni buona storia, arriva il colpo di scena. Perché questa visione del mondo, per quanto potente, a un certo punto inizia a scricchiolare, inizia a mostrare delle crepe. E se ci fosse un'altra prospettiva, un modo completamente diverso di guardare le cose? E qui entra in gioco una frase che abbiamo sentito 1000 volte, forse anche un po' un cliché, ma incredibilmente potente. Il tutto è più della somma delle sue parti. Ecco, questa frase è il cuore pulsante della visione sistemica. L'idea, insomma, è che quando i pezzi si mettono insieme, non si sommano e basta, creano qualcosa di nuovo, qualcosa che prima, nei singoli pezzi, semplicemente non c'era. Ok, allora mettiamole una di fronte all'altra queste due visioni. Da una parte il riduzionismo, rompi tutto, vai al semplice. Dall'altra la visione sistemica. Non guardare i pezzi, guarda come stanno insieme, guarda le relazioni, perché è da lì che nasce il nuovo. Ma la vera differenza, il punto che cambia completamente le regole del gioco, è l'ultimo. In un sistema i pezzi non sono più gli stessi, vengono letteralmente trasformati. Per capire bene questa differenza facciamo un passo indietro e andiamo a vedere il campo di gioco preferito del riduzionismo, la fisica classica. Vediamo un po' come la fisica vede un sistema. L'esempio classico, che funziona alla perfezione, è quello delle palle da biliardo su un tavolo. Immaginiamo la scena. Le palle si colpiscono, si scambiano energia, i loro percorsi cambiano, interagiscono, certo, ma alla fine della partita una palla rossa è ancora una palla rossa, una palla blu è ancora una palla blu, non cambiano la loro natura. Ecco, questo è quello che in fisica si chiama un aggregato. Andiamo un po' più a fondo. Certo, le palle interagiscono, i loro movimenti si legano tra loro, si crea una sorta di memoria delle collisioni. Ma il punto chiave è questo. La natura intima delle palle non cambia di una virgola. Non è che si fondano per creare una super palla. No, il sistema è solo un insieme di parti. Un aggregato, appunto, non una vera e propria creazione. Ed è proprio qui che la nostra storia prende una svolta, perché c'è una scienza che, fin da subito, fin dalla sua nascita, non poteva accontentarsi di vedere il mondo come un tavolo da biliardo, ha dovuto fare i conti, per forza, con sistemi molto più complessi e strutturati. E questa scienza è la chimica. Potremmo quasi definirla la prima vera scienza sistemica. Ovviamente non è stata una cosa immediata, anzi, per un sacco di tempo si pensava che i composti fossero un po' come delle zuppe, miscele casuali con infinite combinazioni. Poi però a cavallo tra 700 e 800 arriva un certo Joseph Proust e dice «Alt, fermi tutti» e dimostra che i composti hanno un'identità precisa, con proporzioni fisse. Il colpo di grazia, diciamo così, arriva nel 1860, quando grazie a Stanislao Cannizzaro si fa finalmente chiarezza tra atomo e molecola. È in quel momento che nasce l'individuo chimico. E quindi, che cos'è una molecola alla fine? Beh, di sicuro non è solo un sacco di atomi buttati lì a caso.
È un sistema strutturato e la parola chiave qui è proprio strutturato. Le relazioni, i legami chimici non servono solo a tenere insieme i pezzi, no, fanno molto di più. Creano un'entità completamente nuova, con proprietà che gli atomi da soli, se le sognavano. E qui attenzione, perché tocchiamo un punto che è forse una delle idee più pazzesche e affascinanti della chimica. Un atomo da solo, fluttuante nello spazio, è una cosa, ma lo stesso atomo in situ, cioè dentro una molecola, è tutta un'altra storia. È come se venisse trasformato dal sistema di cui è entrato a far parte. Le sue proprietà cambiano in modo radicale. Non ci interessa più l'atomo in sé, ma le relazioni che lo legano agli altri. Il focus si sposta completamente. Facciamo un esempio pratico, così ci capiamo subito. Prendiamo un atomo di idrogeno, il più semplice di tutti. Se lo mettiamo in una molecola d'acqua, si comporta in un certo modo, sviluppa una sorta di personalità acida. Ok, ora prendiamo lo stesso, identico atomo di idrogeno e mettiamolo nel metano. Il suo comportamento cambia da così a così. Irriconoscibile. E pensate all'etanolo. Lì dentro addirittura ci sono 2 tipi diversi di idrogeno con funzioni diverse. È lo stesso mattone, ma a seconda della casa che costruisce, cambia completamente. E questa idea, questo modo di pensare sistemico della chimica non si ferma mica alle molecole, Anzi, ci apre le porte a qualcosa di molto più grande. Ci dà un linguaggio nuovo per affrontare una delle domande fondamentali. Ma dov'è che finisce il mondo inanimato e inizia la vita? Esiste davvero un confine netto? Possiamo immaginarla come una specie di scala della complessità. Sul gradino più basso c'è la fisica, con i suoi aggregati. Saliamo di un gradino e troviamo la chimica che ci dice «Ehi, i sistemi possono trasformare le loro parti». E poi, in cima a tutto, c'è la biologia, che studia i sistemi organizzati più complessi che conosciamo, dove la vita stessa è una proprietà che emerge, che salta fuori dall'interazione strutturata delle parti. Ecco, questo è il punto cruciale di tutto il discorso. La chimica non è solo un gradino intermedio, è il ponte concettuale. È il linguaggio che ci serve per capire come, partendo da materia morta, possa nascere la complessità pazzesca della vita. Fa crollare quel muro che abbiamo sempre messo tra mondo inanimato e mondo vivente, mostrandoci che sono 2 punti su un continuum di organizzazione. E tutto questo, alla fine, ci lascia con una domanda aperta. Se abbiamo capito che un pugno di atomi può diventare qualcosa di totalmente nuovo solo grazie a come si organizza, allora dove altro possiamo usare questa lente? Pensiamoci, un ecosistema, una società, forse persino la nostra stessa coscienza. Visto così, la chimica non ci parla solo di molecole, ma ci offre un modo completamente nuovo di guardare il mondo.